cheesecake cotta e bassa. Benvenuti nel canale di Tavola Serena. Oggi andiamo a preparare questa torta ideale da tagliare e servire come pasticcini. Iniziamo dalla base. Io ho utilizzato dei biscotti digestive che ho trasferito all'interno del mixer da cucina e che ho poi tritato fino ad ottenere una consistenza sabbiosa. Questi sono i biscotti che ho utilizzato, li ho trovati alla Lidl e sono fantastici perché sono leggermente integrali e per me stanno benissimo. Trasferisco i biscotti così macinati all'interno di una ciotola e poi aggiungo il burro fuso. Mescolo semplicemente con una spatolina per amalgamare per bene biscotti e burro e una volta che ottengo questa consistenza posso trasferirli all'interno dello stampo. Io ho scelto questo stampo da 22 cm di diametro e le dosi sono ponderate per questa dimensione. Ho ricoperto il fondo di carta forno, ho poi distribuito per bene i biscotti e li ho pressati aiutandomi con un battibistecche, va benissimo anche un bicchiere. Creiamo poi la farcia con un uovo, zucchero semolato e ricotta. Mescoliamo per bene con una frusta a mano fino ad ottenere una consistenza bella liscia. Si prepara veramente in 2 minuti questa torta e credetemi piace davvero a tutti. Trasferiamo poi la ricotta sopra la base di biscotti e la livelliamo per bene, all'inizio con una spatola e poi spostando lo stampo delicatamente a destra e sinistra in modo tale da livellare la superficie ed ottenere una superficie proprio bella liscia. Ora siamo pronti per cuocere in forno caldo e ventilato a 160 gradi per un massimo di 10 minuti. Non deve cuocere troppo, deve essere leggermente giallina. È importante cuocere per così poco tempo la torta perché altrimenti si creano sulla superficie tante piccole crepe, quindi mi raccomando cuocetela pochissimo, pochi minuti. Ci aiutiamo prima di aprire lo stampo con un coltello, lo passiamo attorno al bordo e poi possiamo aprire lo stampo. In questo modo la torta non resta attaccata allo stampo, cosa che a me stava già succedendo. Ora possiamo ricoprire la superficie con marmellato o confettura scelta. Io ho utilizzato quella alle fragole. Sta benissimo quella di frutti di bosco, questa è una ricetta di mia zia e l'originale prevede la confettura di marroni, quindi scegliete voi quale versione fare. Lasciamo riposare in frigorifero per almeno un paio d'ore, io in questo caso non avevo tempo, l'ho tagliata subito, quindi la base era rimasta abbastanza sbriciolosa, ma se la lasciate riposare in frigorifero questo non avviene, rimane bella compatta. Se preparate il giorno prima è meglio ancora. Io spero tanto che questo dolce vi piaccia, se è così lasciatemi un pollicino in su, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i futuri contenuti e qui vi lascio un'altra ricetta che spero vi piaccia. Noi ci vediamo nel prossimo, ciao!